E guardate che bellezza, è una bellezza anche lei, viva, guardate la mia mano. E adesso con lo surriscaldamento delle acque, i tentacoli sono lunghi, non ci dovete stare vicini, queste bellezze arrivano in tantissime. Comunque qua con la maschera era bellissimo, qua era bellissimo. Adesso è riuscita a vedere un attimo. Il discorso Semket. La barca non ha dato tutti questi enormi problemi, però delle piccolezze, come una presa a mare che faceva acqua e che adesso in questa settimana ho dovuto sostituire. Poi c'è stato il Covid di mezzo, poi abbiamo avuto questa serie di problemi che ci ha ostacolato e il mio spettacolo da fare mi serviva veramente quelle 2 settimane. Quindi adesso sembra tutto ok, sembra tutto pronto e si va. Oi oi oi, oi oi oi, vamos al sacco duro. Guarda. Senza troppi fronzoli, un bel paninazzo, mozzarella e cotto, bufala. Madonna, ma questo è abnorme. Hai imparato a parlare in friulano? Cosa hai imparato? Un patà. Cos'è che hai imparato? Un patà. Cos'è un pataf? Non lo so neanche io. Aspetta. Ti tiro un pataf. Sai contare in friulano? Prova. 1, 2, no, è quello salame. 3, 3, 4, 5, 5, 6, yes. Se mi Sì. fai contare a me. dillo. Cos'è, mezzo francese? 7, 8, 9, 10. Poi? 11. C'è mio figlio che è incazzato, Alessio, perché dice che i lavori non me li devo fare io sulla barca, saremo su Semket adesso, sulle Cinque Terre. Un po' c'ha ragione, ma non capisce che ci sono determinati motori che un meccanico non te li guarda neanche. Anzi, datemi qualche consiglio, è il fatto che sulla mia barca, su Semket, manca il supporto dell'acceleratore, no? Del filo del gas sotto. L'abbiamo costruito io e Emanuele in legno e a Emanuele non dà sicurezza, ma soprattutto la marcia avanti e la marcia indietro slittano e quando le innesti l'elica non gira tantissimo. Mi avete visto quando sono partito, eravamo al massimo dei giri, però non rendeva, non c'era rendimento della forza centrifuga dell'elica, è come se capitasse, perché la marcia non era innestata fino in fondo, quindi il lavoro che abbiamo fatto artigianalmente probabilmente è inadeguato e quindi Manuel gli dà poca sicurezza a quello. Per quello abbiamo montato un supporto motore, il motore Selva da 7 cavalli, ma se c'è mare con quel 7 cavalli e mezzo fuori da Genova neanche usciamo, e se non c'è vento, se c'è vento usciamo a vento, è quello che dava poca sicurezza a tutti. Io invece, morso anche dai sensi di colpa di pagare più posti barca, un po' più avventurosamente sarei già partito tante volte. Manuel non se l'è sentita l'ultima volta e io l'ho rispettato, insomma, ecco. E stiamo rientrando verso Grado, ci lasciamo l'isola alle spalle, Grado inizia a vedersi e al timone c'è mio figlio, Franci, il calciatore. Vi faccio vedere la spiaggia da fuori, è Grado. Abbiamo trovato una giornata stupenda, mare calmissimo. Caldo sì, però in barca caldo non lo senti, non esiste. Tanti bagni, avete visto, siamo stati tanti in acqua e fantastico, cosa dire? Fantastico. Eccola Grado, sullo sfondo Trieste.
No, no, Accio guida tutto lì dentro. Io non guido più, raga. Comunque anch'io ero arrivato a quella velocità. Sì. Vai, quasi anch'io. Tutta la bellezza e la forza, la potenza, il colore, il profumo del nostro mare, Mare Nostrum, che nell'interezza del Mediterraneo è bello ovunque, bellissimo ovunque. Quella è l'isola di Grado, penisola che è attaccata dalla parte di terra a nord verso Trieste, a Monfalcone. Là c'è il ponte che collega Grado alla parte friulana, ad Aquileia, ed è una perla, vedete i colori, sembra un miraggio all'orizzonte, bellissima Grado, bellissima come vi dicevo. Stiamo uscendo veramente fuori adesso per girare intorno alle bricole e ci siamo. Vi faccio vedere Grado da fuori. Passiamo dietro l'ultima bricola e vi faccio vedere il litorale, appunto, no? Avete visto? Quello è il litorale, bellissimo. A me questo colore mi fa impazzire, mi piace molto il colore del mare quando si getta nella laguna. Prende questo verde mare che è uno dei miei colori preferiti e magari lo è proprio per quello. Là dove è più profondo riesce a inquadrare del fondale proprio dal colore, no? Dipende da quanta luce riesce a filtrare. Quando è blu profondo fino al nero dove non c'è più luce. Se è molto fonda l'acqua è scura, nera. Zone molto carine qua a Grado per fare il bagno se uscite in barca, e sono questa serie di isole che c'è qua, 1, 2, 3, 4, una lingua di isole. Come vedete ci sono le barche in rada e si prestano molto, riuscite ad avvicinarvi 100 metri perché il fondale è abbastanza predisposto, non è mai piatto fino all'isola. E state bene, cioè senza uscire come siamo usciti noi, un'oretta di navigazione, anche qua a fianco a Grado ce n'è di belle. No, vado un po' più avanti. No, basta. Così rimani come le altre. Sì. Vado? Sì. Una nuova rada, una nuova isoletta e un altro bagno. Quando volete andare in rada, così dove l'acqua è bassa, posizionate prima la barca sotto vento in maniera che la barca si direzioni scostata dall'ancora, perché altrimenti se andate sopra vento salite sopra l'ancora e dopo si può incastrare l'ancora, e vi mettete
in direzione. Se non riuscite a percepire da dove viene il vento, guardate le altre barche in radar, guardate in che posizione sono e la vostra barca finirà in quella posizione ovviamente. Se la poppa guarda a sud-est di una barca, anche la vostra poppa, salvo le altre correnti, guarderà a sud-est. Tutto molto bello, guardate che bella acqua qua che c'è oggi. Cosa? Correnti d'acqua fredda. È normale, è il mare. Ah, mare, vai venire con noi. No, resta lì. Molly, dove vuoi andare? Dove vuoi andare, Molly? Fantastico. Va dietro. Più vicina a Grado è alle mie spalle, vedete? Non so se si vede. Sì, dai. Ma sempre bella, sempre sull'isoletta di fronte a Grado. Acqua bassa, qua toccano. E è bella anche qua. Quando la giornata è bella, è ventosa, come oggi, è bellissimo. Eccoci, ma no, la bimba. testa in giù, devi fare la testa in giù. C'ha caldo anche la Molly, eh. Ma dobbiamo fare la scena in Eccola. Beh, che ne dite? Vi può andare come alternativa di giornata? Io direi di sì. Beh ragazzi, se dobbiamo andare andiamo, Bene. Allora molliamo questa rada e torniamo. È tardi, devo lavorare. Non sembra vero, ma devo lavorare stasera. Vi faccio vedere la prova, dai. Scusa. Fammi sto giro. Ausstein. No, io da qua devo uscire io. Accensione. L'ancora è su, salpa. Salto dell'ancora. Dopo andiamo un po' di Per rientrare a Grado adesso che sta timonando Alessio dobbiamo passare sotto quel ponte che è il ponte che collega Grado alla terra. Dobbiamo passarci sotto e arriviamo nel canale dietro a ormeggiare la barca. Stiamo rientrando, è stata una giornata pazzesca. Quando ti fermi in più di una rada, la giornata in barca è piena ed è fantastica. Adesso stiamo andando a 4 nodi, anche troppo, abbassiamo un po' la velocità e poi ormeggiamo. No, tieni così. Bene. Quando passi sotto il ponte sempre a bassa velocità. No, vedi, arriva gente da destra. Allora stai sulla destra. Diminuisci, pelo, proprio poco, ok? Tieni. Dali un po', poco, così. Quando sei in prossimità cerca di diminuire. Va bene, tieni così, al centro, stai al centro più possibile.
Moglie? L'onda cavalcala in diagonale e tieni. Va benissimo. Ci siamo, bravo, ottimo. Il ponte di Grado. Laggiù c'è il Belvedere, località Belvedere, col camping village Belvedere. No, no, dove? Sì. Ok. Là c'è il porto turistico. Noi siamo là, lo sai vero? Dove c'è Amor? La barca Amor, bellissima. Che bella che è. E adesso qua devi andare a un nodo e mezzo. Va bene? Stai al centro del canale. Sono già tutti qua pronti. Posso, sto facendo operazione. Adesso prendi. Ok, adesso ti faccio vedere una manovra d'attracco all'inglese. Semplice. Difficoltà. Si può lavorare i marinai. Questo è il canale dietro, questo è il porto turistico, vedete? Questo è il canale che c'è dietro la città di Grado, e per questo Grado risulta un'isola che poi fondamentalmente è collegata da due ponti, uno a sud e uno a nord-est. Io direi che la giornata è stata piena. Ho sbagliato qualcosa. Queste sono le tue, vero? Ma noi come scendiamo? Ah beh, sì, per scendere, dai, puoi scendere di tua. Faccio scendere anche te. Ma per me è uguale. Vedete? La manovra deve essere larga. Vado verso la terra. La cima. No, dove c'è quell'anellone lì. Scendi e la leghi all'anellone. Bravo. Veloce. Ok. Tira lì. Oh, Va bene. Lega. Bene. Non tirare troppo, lasciala un po' molla. E quella dietro, basta. E ragazzi, anche questo video è finito. 39 gradi, ma fuori non ce n'era così tanti. Io sono Giorgio e il mare. Iscrivetevi al mio canale, vi prego, iscrivetevi perché stiamo diventando una comunità di appassionati, umili appassionati, niente di più, al mio canale, e vi porto via con me in ogni viaggio e voi porterete me con voi in ogni vostro viaggio. Dai, insomma, non sempre abbiamo la possibilità di andare, ma ormai con YouTube possiamo arrivare dappertutto. Io sono Giorgio e il mare, orgoglioso di esserlo e non smetterò mai di esserlo. Questo video è stato pieno di emozioni, tutte le emozioni che ho provato in questa meravigliosa giornata. Era una promessa. Abbiamo visto che Grado è meravigliosa, che l'Italia è meravigliosa, che la vita è meravigliosa, che il mare è meraviglioso. Vi voglio davvero bene, grazie di essere stati con me e non vedo l'ora di portarvi via con Samcat, la mia barca a vela, e manca veramente poco. Ciao da Giorgio, la family, Molly e il mare. Ciao ragazzi.